L'avrete già capito dalla copertina e vi confermo che quest'anno ho speso veramente poco per affrontare tutta la stagione. Ricordo che stiamo parlando della categoria che è la massima espressione del modellismo affrontata a livello pro, quindi il più alto. Questo va detto per contestualizzare il tutto. A tal proposito, ricordo anche che di cose gratis ce ne sono pochissime e una di queste è l'iscrizione al canale, quindi se volete supportarmi cliccate il tasto qua sotto e già che ci siete lasciate un like. Ma non parleremo solo di costi in questo video perché alla fine vi farò vedere anche quanto ho guadagnato quest'anno con le visualizzazioni dei video di YouTube. Perché l'anno scorso mi avevano attivato la monetizzazione circa a metà anno, quindi il dato era un po' falsato. Mentre da quest'anno sono partito dal primo giorno e quindi il dato è corretto. Avrò fatto i big money? A fine video lo scoprirete. Partiamo con la classica prima voce di costo, i motori. Spesa tendente allo zero. Il motivo principale sicuramente è che avendo affrontato tutto l'anno con una collaborazione per quanto riguarda appunto i motori, ho eliminato la voce di spesa più grossa del nostro sport, non c'è dubbio. Ringrazio quindi nuovamente Formula Engine e Cosmo RC per avermi supportato durante tutta la stagione. In alcune occasioni ho usato anche dei motori personali, ma non ne ho acquistato nessuno quest'anno, erano tutti motori che avevo già negli anni passati. Le uniche spese sono state quindi normale manutenzione per questi motori, ad esempio bielle, cuscinetti, eccetera eccetera. Passiamo alle gomme. La tendenza sta andando sempre più verso gare in monogomma, perlomeno le più importanti e i grandi eventi. Delle 5 gare di scoppio che ho fatto quest'anno, solo 2 erano a gomma libera, quindi personalmente ho acquistato solo 13 treni. Ma attenzione, in questi 13 treni ci sono compresi anche quelli per fare i test durante l'anno sulla mia pista di casa, quindi non sono solo treni usati per fare le gare, e questo è un particolare non di poco conto. Tutte le altre gomme erano necessarie per il formato di gara in monogomma, a volte c'era una quantità minima di acquisto, altre no. Alla gara inaugurale della My Candy Arena ho preso 5 treni che costavano 20 euro cada uno, alla Charity Race Elettrica un treno da 20 euro, mentre al Trofeo Ielasi e alla Audi Series costavano 22 euro. Per le gare in gomma libera ci sono da aggiungere 2 flaconi di additivo. Curioso il fatto che per la miscela, senza farlo apposta, ho utilizzato esattamente gli stessi litri dello scorso anno, infatti ho preso 5 taniche. Per quanto riguarda i ricambi, per fortuna, ma mi piace dire anche un po' per bravura, quest'anno non ho avuto nessun incidente di rilievo, quindi i costi sono stati contenuti e si sono limitati ai componenti di routine come cinghie, corone, pignoni, eccetera. Veniamo alle carrozzerie. Ricollegandomi a quanto appena detto, cioè che botti non ne ho fatti, sembra strano ma non ne ho comprata neanche mezza. Ne ho utilizzate 4 o 5 che avevo già comprato negli anni scorsi. Ho comprato solo un paio di set di rinforzi e alcune bombolette per colorare le carrozzerie che avevo in casa nuove ma non avevo ancora preparato. Quest'anno ho fatto 2 trasferte. Per la prima gara dell'anno alla My Candy Arena siamo stati in pista venerdì, sabato e domenica, mentre per la gara allo stallo in Svizzera siamo stati sabato e domenica, ma qua non abbiamo pagato nulla per il pernottamento perché ci è stato gentilmente offerto dalla famiglia Marzini, i gestori dell'impianto, che colgo l'occasione per ringraziare nuovamente. I costi dei pedaggi sono questi e quelli della voce Leno riguardano il totale dei 3 viaggi che ho fatto in occasione delle 3 gare che si sono svolte lì. A differenza degli ultimi 2 anni, quest'anno non ho fatto l'iscrizione all'AMSCI necessaria per fare il campionato italiano, in quanto non potendo fare la seconda prova a Fiorano per impegni personali, ho deciso di non partecipare neanche alla prima di Leno e quindi ho totalmente skippato il tesseramento. Per il resto, questi sono tutti i costi di iscrizione alle varie gare ed infine c'è il solito abbonamento che pago per girare sulla mia pista di casa. Andandoci praticamente ogni sabato non avrebbe senso pagare i singoli giornalieri. Quindi, sommando tutte le voci, il totale di quest'anno è 2075 euro. Beh, sicuramente incide tanto il fatto di avere la voce motori praticamente azzerata, ma come sempre continua a farmi impressione il fatto che i costi amministrativi sommati alle trasferte, quindi i costi diciamo esterni alla pista, facciano il 44% del totale.
considerando che non ho fatto la testa Ramsci quest'anno, altrimenti probabilmente arrivavamo quasi al 50%. Il secondo costo più grosso è quello delle gomme, che vi faccio notare, per chi non ci avesse pensato, che sono il componente con il peggior rapporto costo-durata del nostro sport. E il mio sogno più grande continua a essere quello di essere sponsorizzato per quanto riguarda questo componente, perché potrei fare molti, ma molti più test e migliorare tanto di più, invece devo per forza di cose limitarmi. Detto questo, andiamo a vedere comparato rispetto ai 2 anni precedenti come è andato quest'anno e direi wow. Considerando che, come ben si vede nella vita di tutti i giorni, più andiamo avanti e più tutto aumenta per inflazione, speculazione, eccetera, aver speso meno della metà di 2 anni fa e un K meno dell'anno scorso è tanta roba. È vero, nel 2023 ho fatto 7 gare, mentre nel 2024-2025 ne ho fatte 5. Il divario sarebbe qualcosa meno, ma non cambierebbe sostanzialmente. E per finire veniamo all'unico segno più, ossia gli incassi derivanti dalle visualizzazioni dei video su YouTube. Sì, perché come ho già detto in passato, per me questa è un'attività puramente di passione e secondaria. Io vado in pista per fare la gara e fare il miglior risultato possibile, non per fare i video. Il mio focus resta puramente sulla competizione e non sul creare contenuti. Comunque, ad oggi, data in cui registro e siamo praticamente a fine novembre, il totale è di 388 euro. Quindi entro la fine dell'anno arriveremo realisticamente sui 400 circa. Se li sottraiamo ai 2000 di spese, arriviamo realisticamente a un totale netto di 1600 euro di spese, che per uno sport costoso come il nostro non è ottimo, di più. Praticamente ho affrontato la stagione spendendo uno stipendio medio mensile italiano, direi più che sostenibile. Per questa consueta analisi che mi piace fare ogni anno, direi che è tutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!